Ciao a tutti e benvenuti sul canale del Cestino dei Tesori Maglie Uncinetto. In questo tutorial inaugureremo la serie dei progetti realizzati a maglie. Finora abbiamo visto soltanto uncinetto, adesso cominciamo a lavorare con i ferri. Per questo progetto io utilizzerò, come da vostra richiesta, i ferri dritti, quindi iniziamo con un progetto semplicissimo. Io ho utilizzato i ferri del numero 6 che ci danno la possibilità di realizzare un lavoro veloce e anche molto morbido e arioso, adatto proprio per la mezza stagione. E poi ho utilizzato 200 grammi di questo filato che si chiama Alize Angora Gold Simili, che è un filato misto acrilico con un 75% di acrilico, un 20% di lana, un 5% di lurex, come vedete dalla lucentezza del filato. Ha 500 metri in 100 grammi, quindi un'altissima resa, e adesso iniziamo a lavorare. Io per avviare il lavoro utilizzerò la tecnica che si chiama la long tail cast on, che praticamente ci dà la possibilità di avviare sul ferro una riga di maglie che è come se fosse la prima riga lavorata. Quindi adesso vi faccio vedere. Realizziamo un cappio, lo mettiamo sul ferro e abbiamo una tail, diciamo, quindi la parte della coda lunga che ci serve per fare, diciamo, le maglie gettate, invece la parte attaccata al gomitolo che teniamo sulla destra. Quindi iniziamo a lavorare così con il filo che abbiamo sulla sinistra, che è la coda. Vediamo se riuscite a vederlo così, che è la coda. Lo prendiamo tra le dita, quindi mignolo, anulare e medio, poi lo facciamo passare sul pollice, poi lo facciamo passare sull'indice, creiamo un archetto, entriamo dentro così e lo prendiamo sul ferro. Poi prendiamo il filo attaccato al gomitolo, lo passiamo e facciamo cadere l'archetto che abbiamo creato. Quindi riproviamo. Quindi prendiamo tra il mignolo, l'anulare e il medio il filo, lo facciamo passare sul pollice, lo facciamo passare sull'indice, poi lo andiamo a prendere dall'interno, quindi si forma questo archetto, passiamo il filo attaccato al gomitolo e facciamo la seconda maglia. Rifacciamo, quindi con le 3 dita prendiamo il filo, poi lo facciamo passare sul pollice, poi lo facciamo passare sull'indice, lo prendiamo dalla parte interna, abbiamo questo archetto sull'uncinetto, facciamo passare il filo, gettiamo l'archetto via dal ferro e abbiamo la nostra quarta maglia. Per avviare la manica, che è la stessa modalità che poi si utilizzerà per avviare anche il corpetto, soltanto con un numero maggiore di maglie, noi andiamo a mettere sul ferro 40 punti. Quindi ne abbiamo fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre con lo stesso sistema andiamo a prendere la parte interna del filo, quindi tenendolo con le 3 dita, passandolo sul pollice, passandolo sull'indice, andandolo a prendere dall'interno, posizionandolo sul ferro e facendolo cadere così. E così andiamo avanti fino a raggiungere le 40 maglie. Ve ne faccio vedere qualcuno anche un pochino più lento, in modo che acquisiate bene la tecnica. Comunque si chiama long tail cast on. Vedete, sul ferro si formano, diciamo, dei punti che hanno già una treccina sotto lavorata, quindi questa cosa qua consente di iniziare il giro con già una base. Allora rifacciamo. Prendiamo il filo sotto le 3 dita, lo passiamo sull'indice, lo prendiamo dall'interno e lo mettiamo sul ferro. Non è necessario rifare tutto il procedimento una volta, diciamo che le dita finali servono per mantenere la tensione del filo. Quindi una volta che ce l'abbiamo posizionato, semplicemente le lasciamo morbide in modo da lasciarlo scorrere. Allora, quanti punti abbiamo adesso? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. E siamo arrivati alle nostre 40 maglie. Arrivato a questo punto, il ferro con i punti lavorati lo passiamo a sinistra e sotto l'ascella destra mettiamo il ferro vuoto. Quindi a questo punto abbiamo il filo attaccato al gomitolo che rimane sulla nostra destra, mentre quello là, quello che abbiamo utilizzato per il long tail cast on, a questo punto non ci serve più, ci servirà magari poi successivamente per cucire il lavoro. Allora, in tutti i giri, in quasi tutti i giri, il primo punto non si lavora, in questo sì, quindi entriamo con il ferro da destra verso sinistra, quindi verso l'esterno, nel primo punto, passiamo il filo di destra sul ferro partendo dal basso verso l'alto e poi lasciamo cadere la maglia, entriamo ancora, filo sul ferro e sfiliamo la maglia, entriamo da destra verso sinistra, quindi uscendo verso l'esterno, prendiamo il filo, lo posizioniamo sul ferro e facciamo cadere la maglia, ancora uno, prendiamo il filo, lo posizioniamo sul ferro e facciamo cadere la maglia. Per questo esistono delle scuole di maglia che sicuramente sono molto più esaustive di quello che vi sto facendo vedere, ma era per farvi vedere la semplicità con cui si realizza questo punto che viene chiamato il punto dritto. Sostanzialmente la maglia si compone di due punti che sono il dritto e il rovescio, più ovviamente le maglie gettate, che nelle loro infinite combinazioni creano quello che nell'uncinetto noi creiamo sostanzialmente con la maglia alta e con la maglia bassa. Quindi è un po', diciamo, tutto un gioco di punti, di combinazione di punti quando noi andiamo a creare le nostre, i nostri manufatti. Allora, per quanto riguarda questo lavoro qua, noi utilizzeremo soltanto questo punto, quindi è molto molto semplice. Adesso faremo questo giro insieme, poi faremo il secondo, così vedrete come si lavora la maglia a vivagno, quella che vi dicevo che si lascia non lavorata. Vivagno significa che la prima non viene lavorata, l'ultima viene lavorata sempre al dritto, indipendentemente dal fatto che ci si trovi in una riga di dritto o in una riga di rovescio. Allora, abbiamo lavorato tutti i punti su questo ferro, vedete? Abbiamo lavorato tutti i punti a dritto. A questo punto il ferro con i punti lavorati lo passiamo a sinistra e sul destro manteniamo quello vuoto. Quindi ricominciamo a fare il lavoro che abbiamo fatto appena adesso. Allora, come vi dicevo, dal secondo giro in poi il primo punto non si lavora più. Quindi entriamo da destra verso sinistra, facciamo spuntare la punta, ci mettiamo sopra il filo, quindi dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto, e abbiamo il nostro punto dritto. E così andiamo avanti per tutta la riga e per tutte le successive 28 righe, perché dobbiamo fare 30 righe. Ovviamente non le vedremo tutte insieme, io adesso avvio questo lavoro, poi proseguo autonomamente, vi faccio vedere un altro paio di righe insieme, perché come vedete sono abbastanza veloci da lavorare, quindi secondo me vale la pena di vedere qual è il risultato dopo che abbiamo fatto 4 righe, e dopodiché io continuo da sola e ci vediamo quando alla 30ª riga dovremo operare i nostri aumenti, perché questa è una delle due maniche e quindi cominciamo con 40 punti e poi andremo ad aumentare dopo 30 giri. Ecco qua, come vedete è abbastanza veloce da lavorare, quindi vedrete che anche l'intera realizzazione del progetto è abbastanza veloce, è semplicemente una questione di fare i giri necessari e poi accorgerete che è veramente una roba molto molto veloce.
Poi almeno per me le note dolenti arrivano quando bisogna cucire, perché non, come vi ho detto anche in altri tutorial, è una cosa che non mi piace, però in questo caso è inevitabile. Allora, vedete, queste sono 4 righe di punti a dritto, quindi abbiamo una parte che si vede con un punto più liscio e poi una parte di ondine. Qua lo vediamo meglio perché le ondine sono due, una qua subito immediatamente dopo la prima riga e una all'ultima riga che abbiamo fatto. Proseguiamo così per altri 26 giri, ci vediamo poi al 31esimo giro per operare gli aumenti. Sono arrivata alla fine dei miei 30 giri e questo è il risultato, vedete, morbidissimo, quasi impalpabile, veramente, anche perché questo filato è morbidissimo e soprattutto, come vedete, ha un'altissima resa, e anche se lavorato con i ferri molto grossi, comunque diciamo che riempie, perché è un'angora, quindi comunque ha una filamentosità tale che riempie il lavoro. Allora, a questo punto riprendo il mio ferro vuoto, lo tengo a destra. Quello che faccio adesso è sulla sinistra, metto quello con i punti e fare gli aumenti. Quindi adesso prendo il primo punto e lo passo senza lavorarlo, come vi ho detto, prendo il secondo punto e lo passo a punto dritto. Dal terzo punto in poi cosa succede? Entro dentro la maglia e faccio un punto dritto, tiro fuori l'ago, ma come vedete l'anellino rimane sul ferro di sinistra. Poi prendo il filo, lo passo sull'uncinetto come per fare un punto a rovescio, rientro nell'anellino, lo passo da sotto verso sopra e lo sfilo via, e così da una maglia ne ho fatte due. Possiamo farne una normale e rifacciamone un'altra. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e sfilo via. Quindi entro da destra verso sinistra nella maglia, faccio una maglia alta, sfilo via l'anellino dal ferro di destra ma lo lascio su quello di sinistra, porto il filo di destra sopra il ferro, poi entro ancora da sotto verso sopra nell'anellino, lo passo il filo da sotto verso sopra nell'anellino e poi sfilo definitivamente il mio anellino. Ok, rifacciamolo a favore di telecamera. Bene, allora entro con il filo a destra sotto, entro nell'anellino e faccio un punto a dritto, sfilo l'anellino dal ferro di destra e rimane su quello di sinistra, prendo il filo, lo passo sul ferro di destra, entro ancora da sotto verso sopra nell'anellino sul ferro di sinistra, passo il filo da sotto verso sopra nell'anellino, lo tiro via e sfilo l'anellino dal ferro di sinistra, e così ho due maglie sullo stesso punto. Adesso io spero di aver fatto giusto, allora fatemi fare un controllo. No, infatti ne ho fatte due di seguito, quindi facciamo una maglia dritta, poi passiamo il filo, poi lo ripassiamo da sotto verso sopra e sfiliamo. Questo lo lavoriamo normalmente, questo passiamo il filo a dritto, sfiliamo l'anellino e rimane sul ferro di sinistra, così. Poi passiamo il filo sul ferro da sinistra verso destra, rientriamo da sotto verso sopra nell'anellino sul ferro di sinistra, passiamo il filo da sotto verso sopra, quindi facciamo un cappio al contrario e poi sfiliamo l'anellino, e così abbiamo il punto doppio. Quindi qua ne abbiamo lavorate due di maglie, qua ne abbiamo una, poi qua ne facciamo ancora due. Se provate è più semplice a dirsi che cioè è più semplice a farsi che a dirsi. Quindi entriamo, adesso vediamo, scusate, si è un po', ecco, si era un po' ingarbugliato il filo. Allora prendiamo i nostri ferri, quindi a sinistra abbiamo le maglie lavorate, a destra abbiamo le maglie lavorate, a sinistra quelle da lavorare. Con il filo sotto il ferro prendiamo l'anellino sul ferro destro da quello di sinistra e passiamo il filo sull'uncinetto come se volessimo fare una maglia a dritto. Sfiliamo l'anellino dal ferro di destra ma lo lasciamo su quello di sinistra, prendiamo il filo, lo portiamo sul ferro di destra, rientriamo ancora da sotto verso sopra nel ferro di sinistra
e poi sfiliamo l'anellino e ripassiamo il ferro sotto. In alternativa, se non volete fare questa cosa o se vi sembra più complicata, fate una gettata di filo così e poi lavorate normalmente, vedete, così si è creata una maglia in più senza fare diciamo tutto questo procedimento. Il problema è che quando lavoreremo questa maglia si vedrà il buchino, invece nel modo che vi ho fatto vedere e che secondo me è quello che bisognerebbe utilizzare in questo caso, non si vedrà niente perché è una maglia lavorata doppia, mentre in questo caso voi lavorerete sostanzialmente in un buco. Allora rifacciamo ancora una volta, quindi entro con il ferro di destra in quello di sinistra, passo il filo sopra come se volessi fare una maglia dritta, a dritto, poi sfilo il ferro, poi passo il filo sopra il ferro di destra, rientro da sotto verso sopra nel ferro di sinistra, passo il filo da sotto verso sopra e sfilo l'anellino. Dopodiché faccio la maglia dritto, ancora entriamo e facciamo il filo sul ferro, tiriamo fuori l'anellino, passiamo sopra il filo, rientriamo nell'anellino, passiamo sopra il filo e dopodiché sganciamo l'anellino e così facciamo fino alla fine del ferro. Quindi ne facciamo ancora qualcuno insieme. E lo fate uno sì e uno no. Visto che questo è il penultimo, ok. A questo punto sul ferro dovremmo avere 59 maglie. Come lavoriamo il ferro successivo? Semplicemente a maglia dritta, così come abbiamo fatto tutti gli altri. 1, 2, faccio vedere, ma sostanzialmente non c'è niente di diverso rispetto a quello che vi ho fatto vedere all'inizio. Allora, tenete a mente questo procedimento, quello diciamo di iniziare il pezzo con il long tail cast on, perché per il pezzo diciamo centrale, quindi per il corpetto, non ve lo farò vedere, semplicemente vi dirò che bisogna avviare invece di 40 75 maglie. Ecco, adesso sono abituata a fare tutorial a parlare di uncinetto e quindi mi viene tutta la terminologia dell'uncinetto e quella della maglia non è che mi sfugga, però mi confondo, per cui abbiate un attimo di pazienza. Comunque se qualcosa non fosse chiaro basta che mi lasciate un messaggio nella sezione commenti, oppure mi scrivete sulla pagina Facebook Il Cestino dei Tesori Maglia e Uncinetto, oppure sul gruppo I Tesori nel Cestino, che è collegato alla pagina Facebook che vi ho appena citato. Quindi diciamo che modi per contattarmi e per chiedermi eventualmente spiegazioni o chiarimenti ce ne sono parecchi. Non escludo in futuro di fare qualche lezione di scuola di maglia, però in questo momento diciamo che mi concentro sui progetti, per il semplice fatto che sicuramente di scuole di maglia ce ne sono, mentre i progetti sono per la maggior parte mie idee originali, per cui diciamo che vale la pena probabilmente spenderci più tempo piuttosto che fare cose che sono già state fatte. Ecco qua, e quindi ho il mio ferro tutto a dritto. Adesso cosa devo fare? Devo continuare per un tot di ferri fino alla lunghezza desiderata della manica, che vi saprò dire alla fine quanti giri ho fatto. Io in realtà una manica l'ho già fatta, però adesso proseguo un pochino e poi vi dico quanti giri ho fatto. Un'altra cosa che dovremmo vedere di questo progetto è poi la chiusura. Anche qua esistono ovviamente delle scuole per la chiusura, io vi farò vedere come si chiude la manica e poi rivedremo quando dovrò sagomare la parte del corpetto, che ha una parte diciamo che appunto viene sagomata, e quindi sarà il caso di vedere il procedimento nel dettaglio. Io per adesso proseguo autonomamente e quindi ci vediamo fra qualche giro quando ci sarà da chiudere la manica.
Sono arrivata alla fine della manica e ho fatto 100 giri. Questo è il risultato. Praticamente ho fatto 30 giri con le maglie iniziali, poi ho aumentato al 30° giro e sono arrivata a 59 maglie. Queste 59 maglie le ho lavorate per 70 giri, quindi complessivamente io ho una manica di 100 giri, ma ovviamente poi la potete fare lunga quanto volete in base a quelli che sono i vostri gusti e alle vostre esigenze. Adesso vi devo far vedere, anche se questa non è una scuola di maglia per cui ve lo farò vedere molto sommariamente, come si chiude il lavoro e vi farò vedere come si intrecciano le maglie per chiudere appunto il lavoro. Allora io prenderò la prima maglia e la passerò dal ferro di sinistra al ferro di destra senza lavorarla, poi prenderò la seconda maglia e la lavorerò a dritto, così come ho fatto con tutte le altre maglie. Successivamente prendo la prima maglia, quella che ho passato, e la passo sulla seconda lavorata e quindi mi resta una maglia sul ferro di destra, quindi ne vado a prendere un'altra di sinistra, la lavoro a dritto e dopodiché prendo quella che avevo precedentemente sul ferro e la passo sopra e così via. Adesso ne facciamo ancora qualcuna insieme e vi rispiego nuovamente il meccanismo. Quindi la prendo, passo quella lavorata e la passo sopra. Allora prendo una maglia dal ferro di destra, di sinistra, la porto sul ferro di destra e la lavoro a dritto. Dopodiché prendo la maglia lavorata in precedenza e la passo e in questo modo, vedete, si forma questa treccina di chiusura del giro. Ne facciamo ancora qualcuno per vedere qual è l'effetto e poi io proseguirò autonomamente. Ci rivediamo poi per la cucitura dei pezzi. Quindi sostanzialmente abbiamo fatto due maniche uguali, che sono queste dei 100 giri, e poi abbiamo fatto il pezzo davanti e il pezzo di dietro uguali, li dobbiamo cucire insieme. Allora, adesso vedete, questa è la chiusura del giro, si forma questa treccina, ne vediamo magari un altro paio insieme. Allora entro, lavoro a dritto, prendo la maglia, la passo su e chiudo, entro, lavoro a dritto, la passo su. Adesso io li sto prendendo da dietro, ma in realtà va preso davanti come per tutta la maglia a dritto, perché l'ultimo giro non so per quale motivo ma mi è venuto lavorato a ritorto, non so, probabilmente perché per qualche passaggio ho fatto uso di ferri circolari per una questione di comodità. Ecco, allora prendo la maglia, la lavoro a dritto, la faccio cadere dal ferro, ho due maglie sul ferro di destra, prendo la prima maglia, la passo sulla seconda e ho chiuso il mio punto. Ecco, questa è la chiusura del mio pezzo. Quindi arrivato a questo punto io direi che finisco la chiusura della manica, dopodiché nel momento in cui siete arrivati all'ultimo punto semplicemente fate passare il filo attraverso l'ultimo anellino, tirate e si è chiuso il pezzo. Lo lasciate un pochino lungo il filo perché vi servirà possibilmente per cominciare a cucire la manica alla parte del corpetto. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, io ho finito la manica e adesso, come vi dicevo, non vi ho fatto vedere l'avvio del lavoro perché è esattamente lo stesso che ho utilizzato per la manica. Quello che vi faccio vedere invece è cosa ho realizzato fino adesso. Praticamente ho avviato 75 maglie e da queste sono andata avanti per 105 giri. Adesso che sono a 105 giri dobbiamo sagomare il collo del maglione e a questo punto cosa facciamo? Prendiamo l'ago e facciamo la chiusura come l'abbiamo vista per la manica. Dobbiamo chiudere soltanto un certo numero di punti. Aspettate che mi metto bene a favore di telecamera. Ok, dobbiamo chiudere soltanto un certo numero di punti, in questo caso 12, quindi non lavoriamo la prima maglia, passiamo alla seconda, passiamo il filo e gettiamo come per fare un dritto normale. Poi prendiamo la maglia lavorata così come abbiamo visto nella chiusura della manica e chiudiamo la prima maglia, facciamo la seconda e passiamo la prima sul ferro, facciamo la seconda e passiamo la prima sul ferro come abbiamo visto per la chiusura della manica. Adesso io devo contare quante sono: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 2, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Quindi ne abbiamo chiuse 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Allora, io vi consiglio di ricontarle, perché un attimo sbagliare 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63. Infatti ne dobbiamo chiudere un'altra, così, e ci rimane una maglia. Adesso dobbiamo arrivare alla fine del ferro, quindi rimangono 63 maglie sul ferro e noi lavoriamo il nostro ferro fino alla fine, sempre a maglia dritta, perché questo progetto è realizzato tutto a maglia dritta. So che forse non era necessario ripeterlo, però lo dico proprio per essere sicura che insomma si capisca che c'è soltanto un punto, eppure quello più semplice da utilizzare. Quindi arriviamo insieme alla fine del giro, che sono abbastanza veloci, anche se in questo caso stiamo lavorando su un numero maggiore di maglie, comunque rimangono sempre veloci da realizzare i giri a maglie in questa maniera. Arriviamo alla fine del giro e vi faccio vedere, dovremo diminuire 12 maglie anche dall'altra parte. Ecco qua. Rimangono le 12 maglie e abbiamo finito il giro. A questo punto cosa facciamo? Diminuiamo 12 maglie. Adesso io le conto man mano, così non devo contare avanti e indietro. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Allora, contiamo: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 e 51. Quindi ci rimangono sul ferro sostanzialmente 51 maglie. Su queste dobbiamo lavorare sempre dritto e dobbiamo fare complessivamente altri 34 giri, quindi questo e altri 34. Al 34esimo intrecceremo le maglie e sarà finita anche questa lavorazione. Io adesso vi faccio vedere l'altro pezzo come è venuto, così vi rendete conto. Quindi poi ci vediamo direttamente per la cucitura dei 4 pezzi. Quindi sono 2 rettangoli per le maniche e poi 2 rettangoli sagomati per il collo, per quanto riguarda la parte del corpo, del corpetto. Ecco, stiamo arrivando alla fine del giro, così poi vi faccio vedere direttamente il pezzo finito. Ecco, quindi io ho diminuito 12 maglie da un lato, 12 maglie dall'altro e lavorerò soltanto sulle 51 maglie centrali del collo. Adesso vi faccio vedere l'altro pezzo. Eccolo qua. Il risultato che viene fuori è questo. Vedete? Questo è il collo. Questo è il collo, credo che adesso così si veda bene. Io ho sagomato la parte del collo, quindi poi andrò a fare le cuciture su questa parte qua, quindi verrà un collo, diciamo, ad anello, molto sciallato, molto largo.
Adesso io arrivo alla fine del giro e poi ci vediamo per la cucitura complessiva del pezzo. Prima di procedere con la cucitura vi voglio far vedere che cosa abbiamo realizzato. Allora, abbiamo realizzato due pannelli questi con, aspettate, qua ho dimenticato di scrivere che questi sono 35 giri. Allora, abbiamo due pannelli con 75 maglie iniziali, 105 giri, poi qua riduciamo di 12 maglie per lato, 12 maglie per lato, e arriviamo a un totale di 51 maglie sulle quali proseguiamo per 35 giri. Quindi quando andremo a fare la cucitura dobbiamo cucire questa parte con questa parte, questa parte con questa parte, poi cuciamo la manica partendo da qua e adesso vedremo come, quindi dal centro andiamo a lavorare su un lato e sull'altro e poi successivamente ripiegheremo il pezzo in due e andremo ad effettuare questa cucitura qua. Quindi questa cucitura che chiude sostanzialmente la manica e il fianco andrà fatta successivamente. La stessa cosa faremo dall'altra parte. La manica è così costituita: abbiamo 40 maglie iniziali, dopo 30 giri facciamo gli aumenti e arriviamo a 59 maglie. Dunque partiamo con i 30 giri per 40 maglie, poi aumentiamo le maglie a 59 e proseguiamo ancora per 100 giri, oppure per quanto è necessario secondo la lunghezza del nostro braccio, oppure quanto vogliamo lunga la manica. Quindi sostanzialmente questi sono i pezzi che abbiamo realizzato. Adesso andiamo a vedere come si effettuano le cuciture. Per quanto riguarda le cuciture, io ho qua il mio ago e le mie forbici. Allora, ho messo i due pezzi, non c'è un dritto e un rovescio qui, quindi semplicemente li appoggiate uno contro l'altro e andate a cucire. Questa è la parte del collo, vedete? Quindi questa qua è la parte della spalla, questa è la parte del collo. Iniziamo da dove c'è il filo disponibile, quindi sul bordo del collo. Infiliamo l'ago e poi cuciamo in questa maniera. Cercando di tenere allineati gli stessi giri davanti e dietro, quindi fate una cucitura, un'impuntura sostanzialmente davanti e dietro, cercando di mantenere allineati i giri in modo che non ci siano storture, e anche quando si indossa comunque avrete un indosso regolare e non robe che penzolano da una parte o dall'altra. Quindi state molto attenti, fatelo una volta davanti, una volta dietro, un'impuntura semplice, quindi passate dentro e fuori fino ad arrivare alla fine, che ci stiamo per arrivare. È abbastanza veloce da cucire. Mi raccomando, non tirate troppo i punti perché altrimenti il pezzo viene troppo tirato. Scusate, ho urtato la telecamera, quindi si sarà mossa, però comunque riuscite a vedere in ogni caso cosa sto facendo. Allora, a questo punto andiamo a prendere un punto davanti e uno dietro, poi andiamo di un punto davanti e uno dietro e uno davanti, cercando di essere appunto anche qua sempre allineati. Facciamo delle verifiche di tanto in tanto per vedere se siamo allineati. Sì, lo siamo, e arriviamo fino alla fine. Ecco qua, siamo arrivati alla fine.
quindi io adesso questo filo non lo taglio neanche perché poi lo userò per attaccare la manica, semplicemente faccio un cappietto in modo da chiuderlo e lo lascio qui. Ecco, girando il pezzo vedete questo è il risultato, una cucitura quasi perfettamente invisibile, vedete? Allora, dall'altra parte io ho già iniziato. Cosa fate per cucire la manica? Allora, premesso che si cuce sempre dal rovescio e quindi lavoriamo su questo lato qua, io ho preso la manica, sappiamo che sono 59 punti, quindi ho messo un marker al trentesimo, quindi 28 e 28 più 1 29, sono 29 più 29 sono 58 più 1 59. Quindi cosa ho fatto poi? Ho visto più o meno qual era, diciamo, la linea lungo la quale si sviluppava la mezza manica e ho fatto in modo che da una parte e dall'altra ci fosse la stessa distanza. Quindi io qua ho lavorato su 20 righe, su 20 di questi spazi, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 e 20. Quindi farò in modo che il mio pezzo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 e 20, così farò in modo che il mio pezzo sia sui 20 spazi, così come è stato per l'altro caso. Quindi io adesso, quando andrò a cucire, terrò come riferimento la 20ª riga in modo da non avere disallineamenti e soprattutto da fare venire pezzi, diciamo, con una distanza omogenea l'una dall'altro, ecco, così lo vedete meglio. E sono partita in questo caso dal lato, ma potete partire anche dal centro e fare prima una parte e poi l'altra. L'importante è che il punto di arrivo da una parte e dall'altra sia lo stesso, quindi se lavorate su 20 righe da una parte dovete lavorare su 20 righe dall'altra, se lavorate su 18 righe da una parte dovete lavorare su 18 righe dall'altra, ma comunque questo dipende anche un po' dalla vostra mano. Sistematelo su una superficie piana sufficientemente ampia per poter prendere tutte le misure e poter lavorare agevolmente. Non fate come faccio io, che adesso vi faccio vedere velocemente come fare qualche punto, poi dopo dovrò necessariamente utilizzare un altro piano poi per rifinire il pezzo, ma purtroppo in quel caso lì non posso utilizzare la telecamera. Allora, facciamo il riscontro 1 2 3 4 5. Allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 e 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 e 20. Ecco qua. A questo punto potete anche posizionare un marker. Siccome a me il marker qua non serve più, lo posso spostare direttamente qui per tenere ferme le due parti e sapere già subito che quando finirò di cucire questa parte qua sarò alle 20 righe, così come è esattamente come dall'altra parte, e non avrò diciamo paura di sbagliare. Allora, siccome questo filo è corto, vi faccio vedere qualche punto e poi proseguo, diciamo, con un altro filo. Allora, semplicemente la cucitura la facciamo come l'abbiamo fatta su, quindi da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra. Qua, siccome non c'è corrispondenza perché uno è in orizzontale e l'altro in verticale, l'unico punto di riferimento che abbiamo, che dobbiamo tenere, è, come vi dicevo, il marker che vi faccia arrivare alla stessa distanza. Chiaramente lavorando in piano, vedete, cioè avete la possibilità di mantenerlo dritto in modo da farlo venire regolare come cucitura. Comunque, insomma, anche così dovremmo riuscire. Vedete? Quindi manca questo pezzettino da cucire. Adesso lo cucio. Prendiamo un filo nuovo, lo attacchiamo e così lo cucio.
Ecco, ho finito l'operazione di saldatura del filo e adesso proseguiamo con la cucitura. Quindi arriviamo alla fine di questo pezzetto. Il marker, come vedete, ci aiuta a mantenere l'allineamento, cosa che è molto importante, mentre per quanto riguarda la cucitura vedete che non c'è niente di difficile, perché semplicemente devo entrare dentro e fuori, ricordandosi di non tirare troppo il filo perché il lavoro è molto morbido e quindi si rischia di far accartocciare un pochino tutto, e invece noi non vogliamo un lavoro bello pulito. Ecco qua, siamo arrivati alla fine. Adesso possiamo togliere il marker, fare un paio di punti di sicurezza, così. E adesso cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo ripiegare il pezzo in due, così. Adesso lascio questo filo così. Dobbiamo ripiegare il pezzo in due e ripartire a cucire sia la manica sia a proseguire anche il pezzettino di corpetto che mi è rimasto aperto. Ecco, adesso vi faccio vedere. Ecco, così riuscite a vedere. Forse così si vede un po' meglio, vediamo un po'. Ecco, così si vede un po' meglio, la luce era un po' troppo accecante. Allora, quindi cuciamo la manica, iniziamo da questa parte qua, proseguiamo per tutta la manica, arriviamo nel sottomanica e proseguiamo lungo il corpetto. Quindi in questo modo chiudiamo il nostro pezzo, come vi facevo vedere prima. Quindi in questo caso andiamo a chiudere questa parte qua, questa qui. Questa l'abbiamo fatta, questa l'abbiamo attaccata da una parte e dall'altra, dobbiamo chiudere il sottomanica e la parte del corpetto, la parte laterale del corpetto. Io adesso come si cuce ve l'ho fatto vedere, non c'è nulla di diverso, proseguirò, partirò da questo punto della manica, proseguirò per tutto il corpetto fino ad arrivare alla fine, dopodiché ci vedremo per il pezzo finito. Eccoci all'ultimo passaggio che mancava, quindi io ho finito tutte le cuciture da una parte e dall'altra, adesso dobbiamo rendere unico questo pezzo perché chiaramente finora è un maglioncino piuttosto tradizionale, adesso lo dobbiamo rendere unico. Questa è la cucitura del collo, vedete? Questa è la cucitura della parte del collo fino alla spalla, quindi qua c'è l'attaccatura della manica, come potete vedere. Ecco qua. Noi dobbiamo creare un'arricciatura da questa parte qua fino a 5 righe dalla fine del collo. Adesso vi faccio vedere come. Adesso io prendo il pezzo, ci mettiamo così, così si vede, e con dei punti casuali entro ed esco dal lato della cucitura, da una parte, dal basso verso l'alto. Uno, due, tre, quattro e 5, eccoli qua. Ecco. Adesso giro il pezzo e vado indietro dall'altra parte della cucitura, facendo bene attenzione a non far uscire la codina del filo, anzi adesso io la tengo con la mano così siamo sicuri che non esce. Infilo la mano dentro la manica così e la tengo così. E adesso entro da questa parte e faccio lo stesso percorso all'inverso. Mi raccomando, prendete soltanto uno dei due
lati del maglione, quindi quello che avete davanti a voi, e non prendete dentro l'altro perché altrimenti si incasina il tutto. Torniamo indietro fino allo stesso punto dove abbiamo iniziato. A questo punto prendiamo le due estremità del filo, le annodiamo e tiriamo. Vedete? Così si è arricciato tutto il pezzo. Faccio due bei nodini, poi dopo lo fisserò il filo. E vedete, questa cosa l'ho fatta sia da questa parte che da questa. Da ambo le parti ho arricciato il pezzo, vedete qua, da una parte e dall'altra, così. A questo punto non mi resta che girare il pezzo e vedere qual è l'effetto. L'effetto è questa bellissima arricciatura che vedete sul collo, guardate che meraviglia. Vedete qua da una parte e dall'altra c'è l'arricciatura sul collo che quindi stringe le spalle, fa in modo che la manica venga più o meno attaccata al collo, quindi non molto distanziata da una parte e dall'altra. E quindi un maglione che sembrava nato come un maglione rettangolare tradizionale diventa un maglione abbastanza particolare. Quindi adesso non ci resta che fare le foto e farvi vedere qual è l'effetto finale indossato dal manichino. Io intanto vi ringrazio per avermi seguito fin qua. Vi ricordo che questo è il mio primo video di maglia, quindi mi farebbe tantissimo piacere se mi lasciaste dei commenti, anche delle critiche, soprattutto se costruttive, nella parte dei commenti del video, perché mi piacerebbe per il futuro riuscire a fare sempre meglio, in modo da diciamo soddisfare quelle che sono le vostre aspettative. Quello che vi invito a fare è appunto di lasciare un commento, di dirmi se vi è piaciuta l'inquadratura, se c'era qualcosa che poteva essere migliorata, se è chiara la mia spiegazione. Considerate il fatto che appunto questa non era una scuola di maglia, quindi io parto dal presupposto che qualcuno voi che vi diciamo affidate a questo video, che guardate questo video, avete già delle nozioni di maglia. Prossimamente mi organizzerò anche per fare delle lezioni su come gestire dritto, rovescio, avvio e cose di questo genere, sia con i ferri dritti che con i ferri circolari, ma questo non era il caso, quindi questo qua era semplicemente un progetto per inaugurare la parte maglia di quello che è il canale, che si chiama Il Cestino dei Tesori Maglia e Uncinetto, ma finora abbiamo lavorato soltanto con l'uncinetto. Ancora una volta vi rinnovo i ringraziamenti per avermi seguito fin qua. Se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale, ci sono tantissimi altri progetti che ci aspettano, sia di maglia che di uncinetto. Il prossimo progetto di maglia, vi dico già, sarà qualcosa per i nostri piccoli, è adatto sia per le femminucce che per i maschietti, e quindi se attivate la campanella, una volta che sarà pubblicato ne sarete Ecco, eccezionalmente vi faccio vedere anche l'anteprima del prossimo progetto, che come vi dicevo è un golfino per bimbe, in questo caso per i colori e per la rifinitura e per bambine, ma ovviamente potete adattarlo anche per un bambino. La particolarità di questo progetto, come vedete, è che non ci sono cuciture laterali, in quanto questa parte qua è fatta in un pezzo unico. Quello che aggiungiamo sono poi solo le maniche, ma tutta questa parte centrale è fatta in un pezzo unico, lavorata anche questa molto velocemente con i ferri del numero 4, e come vedete non ci sono praticamente cuciture. Le cuciture sono nella parte superiore, vi faccio vedere poi come si fa a rifinire il collo in questa maniera, vi faccio vedere anche come realizzare il pezzo in un'unica, diciamo, in un'unica soluzione, usando i ferri dritti, quindi neanche ferri circolari. Spero che questo progetto vi piaccia e che abbiate voglia di seguirmi sul canale, quindi nel caso in cui appunto voleste essere informati sulle sui nuovi progetti e sulle nuove iniziative, vi invito ancora una volta a cliccare sulla campanella, iscrivervi al canale
e tenervi aggiornate quindi su tutte le novità del cestino dei tesori Maya e Uncinetto. Vi ringrazio ancora e vi auguro buon lavoro e buon divertimento.